Ci sono diversi approcci nel buddismo, ci sono diversi approcci nel guidare qualcuno nel percorso spirituale, no? C'è un approccio per esempio che è più accademico, dove uno quando vuole cominciare il percorso, c'è primo anno deve studiare questo, poi dopo deve studiare quello, poi deve fare questo passo, poi dopo quell'altro e così via, che è un approccio molto valido. E poi c'è un altro approccio anche, tanto valido, che è un approccio che si può definire più simile a un'amicizia, dove uno prima si connette con il cuore, prima crea una fiducia, una familiarità e poi da questo comincia un percorso secondo un po' le predisposizioni di ognuno. C'è chi piace di più la parte filosofica, c'è chi invece ha una predisposizione maggiore per la meditazione, c'è chi ha una predisposizione maggiore per la parte più cerimoniale e così via, no? E questo è l'approccio che Lama Ganchen ha sempre trasmesso e che io seguo, che è quello più come un'amicizia. La prima cosa è questa connessione che andiamo a creare col cuore, è questo conoscerci, che può avvenire o che ci incontriamo fisicamente o anche tramite internet, e anche se uno non si incontra, non si conosce fisicamente, però conoscere tramite i media di comunicazione, anche quello è possibile. Però il primo passo è un passo di creare una connessione. E poi dopo vedere bene, io quello che cosa voglio? Io voglio trasformare la mia vita, io voglio star bene, io voglio applicare questa conoscenza nella mia propria vita. E il percorso è fatto di 3 parti. La parte che viene data alla visione, quindi dobbiamo studiare, e qua ci sono i 3 principali aspetti del sentiero, c'è la parte del Lojong, quindi l'addestramento mentale, c'è la parte dell'Amrim, c'è la parte della pratica dell'autoguarigione, sono questi punti da studiare che sono importanti, quindi nel quale uno sviluppa conoscenza e gradualmente comincia a trasformare la propria visione di mondo. Allo stesso tempo è importante la condotta, che vuol dire nella propria vita quotidiana, nel lavoro, nella famiglia, non dobbiamo cambiare l'aspetto esterno, ma dobbiamo cambiare il modo in cui ci relazioniamo con le situazioni e le persone, applicando gli insegnamenti. E il terzo punto, dobbiamo meditare. Dobbiamo sederci, fare le visualizzazioni, le recitazioni di mantra, applicare questi preziosi strumenti che abbiamo nella nostra propria vita. Si può cominciare con la pratica del semplice respiro, meditazione sul respiro. Si può fare la recitazione di un mantra come il mantra di Buddha Shakyamuni, Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni e Swaha. Dopo si può passare alla pratica dell'autoguarigione. La parte della meditazione è anche molto importante. Quindi quando cominciamo questo percorso, prima di tutto è la connessione col cuore, la fiducia. Dopo avere consapevolezza che ci sono 3 passaggi: conoscenza, condotta e meditazione. E tutti e 3 sono importanti. All'interno di questo non c'è una regola fissa di che cosa dobbiamo studiare prima, che cosa dobbiamo fare dopo. È più importante vedere la predisposizione di ognuno e sulla base di questo troveremo il nostro percorso, ricordandoci che è un percorso lungo, non c'è fretta di arrivare, l'importante è camminare.